Le foreste mediterranee, per diverse ragioni, sono caratterizzate da una struttura semplificata e una scarsa biodiversità. Le ragioni principali sono legate al fatto che questi boschi, questi soprassoli sono stati intensamente gestiti nel passato, che sono stati interessati e continuano a essere interessati da disturbi, in particolare incendi, ma anche eccessivo pascolo, e questo quindi ci ha restituito dei boschi poco resilienti al cambiamento climatico, perché sono molto semplificati nella loro composizione e nella loro struttura. Per queste ragioni il progetto Life Resil Format ha messo a punto delle buone pratiche che mirano ad aumentare la loro complessità ecologica e strutturale, e quindi a migliorare la loro capacità a essere più resilienti nei confronti del cambiamento climatico. Le principali buone pratiche messe a punto dal progetto Life Resil Format sono tre. La prima ha mirato a individuare interventi per favorire la mescolanza e la tenuta idrogeologica dei soprassuoli. La seconda, interventi per la rinaturalizzazione dei boschi artificiali di conifere e latifoglie, e la terza, interventi per aumentare la complessità strutturale dei boschi di origine naturale. Gli interventi della prima buona pratica consistono nel eseguire degli impianti della messa a dimora di specie autoctone per aumentare il grado di biodiversità dei soprassuoli, soprattutto quelli che presentano una densità scarsa e quindi una copertura non uniforme. Altri interventi mirano a ridurre l'effetto dell'erosione, appunto dovuto al fatto che questi soprassoli non hanno una copertura uniforme. Consistono nel realizzare delle graticciate, delle cordonate per mettere a dimora sempre specie autoctone, sia arboree che arbustive. Gli interventi della seconda buona pratica, quelle appunto che riguarda la rinaturalizzazione dei rimboschimenti artificiali, prevedono diradamenti uniformi per ridurre la densità sia in boschi di conifere mediterranee sia di latifoglie ad eucalipto, per creare condizioni ecologiche favorevoli sia allo sviluppo dei processi di rinaturalizzazione già presenti, sia a favorire l'insediamento quando questi processi non sono ancora presenti. Oltre ai diradamenti sono previste delle piantagioni o delle semine di specie autoctone per integrare la rinnovazione naturale già presente. L'obiettivo è anche di creare dei microcollettivi che possano poi a maturità aumentare la capacità di produzione di seme, quindi i centri possono costituire in futuro dei centri di dispersione di queste specie autoctone. La terza buona pratica, che mira a aumentare la complessità strutturale di soprassuoli che risultano semplificate dalla passata gestione, quindi presentano delle strutture monoplane, sono coetanei oppure sono monospecifici composti da una sola specie. In questo caso si prevede di effettuare degli interventi di selvicoltura d'albero, andando a individuare delle piante obiettivo e ridurre attorno a loro la concorrenza,
e in questo modo si cercherà anche di scegliere come pianta obiettivo piante che appartengono a specie sporadiche, che sono poco presenti. Poi possono essere anche eseguiti dei diradamenti selettivi misti e diradamenti selettivi dal basso. Questi interventi mirano a aumentare quindi la complessità della struttura e rendere più complessi questi boschi e quindi più resilienti ai cambiamenti climatici. Queste buone pratiche sono state testate in tutta la regione, considerando un po' tutte le categorie forestali presenti sull'isola, e sono state realizzate su aree dimostrative per un totale di 120 ettari. Queste buone pratiche sono state realizzate in soprassuoli che hanno avuto prima una fase di valutazione grazie alla scheda che è stata messa a punto nella buona pratica della valutazione della resilienza, che ha consentito poi di individuare gli interventi in soprassuoli che presentavano una situazione che si volgeva verso una condizione negativa in assenza di interventi. Quindi queste buone pratiche sono alla fine il frutto del lavoro di analisi che è stato svolto con la descrizione della resilienza grazie appunto alla scheda che è stata messa a punto nel progetto. Oltre alla scheda di valutazione della resilienza e alle linee guida che ne descrivono l'applicazione, il progetto come output ha prodotto un volume che racchiude una sintesi di tutti i risultati del progetto. Sicuramente la consultazione di questo volume può agevolare l'applicazione di queste azioni, la replicabilità di queste azioni in contesti territoriali differenti.